Chi ti ha dato il permesso di entrare? Sorella Shu-King. Non devi essere così sospettosa. In ufficio, fare scenate di gelosia è un po' troppo, no? Tu abbracci mio marito e dici che io esagero? Sei davvero? Questo caffè. Ah. Sorella Shu-King, anche se non mi sopporti. Non c'era bisogno di scottarmi apposta. Lin Shu-King, sei pazza. Se sei gelosa, guarda in che posizione sei. Non sei all'altezza. Prima, forse mi sarei data da fare. Per fermarvi. Ma ora non lo farò. Non mi importa cosa pensi, se succede di nuovo. Vattene dall'azienda. Non ci sarà una prossima volta. Oggi è già l'ultimo giorno. Ti ringrazio. Mi hai fatto andare via prima. Ji Yanli. D'ora in poi. Non ci vediamo più. Yanli, bevi un po' d'acqua. Di solito è lei a portarmela. Cos'ha ultimamente? Si comporta in modo strano. Lin Shu-King. Ogni volta che torni, non appare subito. Cosa sta facendo oggi? Signore, è tornato. Cosa desidera? La signora? Non mi ha sentito chiamarla? Signora? Signore, la signora non è tornata a casa. Non è tornata. Cosa significa? Gliel'avevo detto l'altra volta, dopo che la signorina Xu ha festeggiato qui. È partita la mattina dopo. E da allora non è mai tornata. Signore, l'altra volta le ha davvero spezzato il cuore. Fa male vederlo. Lei è troppo freddo. La signora è così buona. Le ha spezzato il cuore. Temo che sarà difficile rimediare. Ridicolo. Crede che così attirerà la mia attenzione? Signore, questi sono documenti lasciati dalla signora. Non li ha ancora guardati. Lei non capisce queste cose. Forse perché Xu è definita un genio dell'algoritmo dai media. Quindi, usa questo per fare scenate di gelosia. Davvero ridicolo. Non preoccuparti di lei. È un'orfana. Dove può andare senza la famiglia G? Forse tra qualche giorno tornerà a testa bassa. Forse ho sbagliato allora. Xiao. Cena insieme? Ok, aspettami. Signore, il documento? Forse ha preso quello sbagliato. Ho già visto il documento. Non è niente di grave. Non dire altro. Ehi, signore. Questo è il documento che la signora ha dato al signore. Ehi. Direttore G, il suo caffè. Il sapore non è giusto. Riportalo indietro e rifallo. Sì, è una nuova arrivata. La segretaria è alla sua prima volta. Non è ancora pratica. La faccio rifare subito. Dove Lin Shu-King? Falla venire lei. Direttore G. La signora ha già lasciato il lavoro. Non lo sapeva. Cosa? Ha dato le dimissioni? La procedura di dimissioni della signora è già stata completata. Se n'è andata la scorsa settimana. Ho già dato le dimissioni. Cosa? Come può aver davvero lasciato il lavoro? Non era solo una minaccia. È colpa mia, l'ho sempre viziata troppo. Questa volta si è permessa di fare i capricci. Prima scappa di casa, poi mi minaccia con le dimissioni. Direttore G, in realtà la signora, non preoccupatevi per lei. Una che ha scontato una pena, senza la protezione della famiglia G. Quale altra azienda la vorrebbe? E poi,
Ha fatto così tanti sforzi per restare al mio fianco. Non ci vorrà molto, tornerà da sola. Sì, direttore G, quando la signora è venuta in azienda all'inizio, era solo per stare vicino a voi. La dedizione che vi ha dimostrato in questi anni, noi l'abbiamo vista chiaramente. Una persona così non se ne andrà mai facilmente. A proposito, signore, la signorina Xu ha mandato un messaggio. Vi ricorda di non dimenticare di partecipare alla serata dei Yang. MMH, va bene. Shuking, per la serata degli Yang. Non si può essere superficiali. Sei così bella, devi scegliere una serie. Di gioielli che facciano colpo. Shan, non c'è bisogno di tanti problemi. Semplice ed elegante, va bene. PFF, eccone un'altra squattrinata. Andiamo a vedere da quella parte. Ehi, signorina, guardare va bene, ma per favore non toccare. Questa nostra collana è tagliata su misura da pietre grezze africane. Unica nel suo genere. Il valore è di 40 milioni. Non è certo qualcosa che qualsiasi squattrinata può permettersi di toccare. Da quella parte, forse abbiamo qualcosa più adatto al vostro livello di spesa. Volete che vi accompagni a dare un'occhiata? Lì potrebbero esserci modelli fuori moda. Ehi, come parli? Guardi le persone dall'alto in basso, eh? Shan, lascia perdere. Per lavorare da Yang si conta sulle capacità, non sull'abbigliamento o su collane costose. Non c'è bisogno di litigare per una cosa del genere. Andiamo. Poveraccio. Salute. Quando la Liang ha assunto una bellezza così, anche il presidente G è venuto al galà della Liang. Non partecipa mai a queste occasioni. Guarda, ho visto quella collana sul collo della signorina Xu. Dicono che un pezzo grosso abbia fatto all'asta una pietra grezza africana apposta. Fatta su misura, vale 40 milioni. Quindi, quella collana di diamanti era di Ji Yanli, preparata per lei. Beh, lui non ha mai lesinato per darle il meglio. Guarda che collana misera ha quella al collo. Sarà roba da bancarella? Esatto. Che moglie del presidente G6, se per i gioielli da sera devi comprarli all'ultimo? Prima, alla famiglia Ji Yanli non mi permetteva mai di partecipare ai ricevimenti. Lin Shuking, ogni volta che mi vedeva, mi stava sempre appiccicata. Questa volta, invece, mi ignora completamente. Fratello Yanli, sorella Shuking. Come mai siete qui? Ha già lasciato la G. Probabilmente vuole approfittarne per cercare un altro lavoro. Sorella Shuking, le piacevi così tanto? Come avrebbe mai potuto lasciare la G? Non sarà che sta facendola difficile per farti restare? Però è vestita così miseramente. Forse dovresti darle un'altra possibilità. L'ultima volta che mi ha scottato non era intenzionale. L'ultima volta è stata colpa sua. A meno che non ti chieda scusa, non la perdonerò. È il presidente Liang. Anche lui è venuto al galà. Che giornata è oggi? Non credevo che i presidenti Ji e Liang fossero entrambi qui. Il presidente Liang sarà venuto per me, vero? Sono l'istruttore di calcolo assunto dalla Liang. Domani inizio lì. Non credevo che il presidente Liang venisse di persona. Presidente Liang, sono Xu. Lin Shuking. Questa collana l'ho scelta apposta per te. Solo tu. Vuoi vagliare il suo splendore? Oddio, è un diamante custodito dalla famiglia reale europea. Vale centinaia di milioni. La cosa importante è che non si può comprare, neanche con i soldi. E il presidente Liang gliel'ha regalata senza battere ciglio. Ma chi è lei? Muen, è troppo costoso. Sono entrata alla Liang, non sono qui per fare la bella, non ne ho bisogno. Andare a comprare una collana per fare bella figura.
Tu meriti il meglio. Fratello Yanni. Cosa c'è tra sorella Shu King e il presidente Liang? Un gesto così intimo non è molto appropriato, non trovi? Lei che ha fatto solo la segretaria. Perché Liang Muen le riserva un trattamento speciale? Sorella Shu King lo fa davvero tutto per te. È disposta a fare qualsiasi cosa. Shu King. Domani nel nostro reparto tecnico arriva un collega esterno che terrà un corso di formazione. Si chiama Xuo. Ha un curriculum davvero eccezionale. Anche lei verrà alla festa stasera. Vuoi che ti porti a vederla? Xu. La conosci? Sì, la conosco. Questo genio degli algoritmi di cui parli. È il primo amore di Ji Alli. Ed è stata lei a intromettersi nel mio matrimonio. Quindi è proprio lei. Fratello Muen, lo so che abusare della posizione per favorire interessi personali. Ma non voglio che lei abbia niente a che fare con me, con la Liang. Domani io dovrò fare da docente di statistica alla Liang per la formazione. Ora vado prima a salutarlo. Puoi. Presidente Liang, anche tu sei qui. Sono Xu, piacere di conoscerti. Spero mi aiuterai in futuro. Se n'è andata via umiliata dalla G. E invece, non aspettavo che sia uscita dalla così fretta Presidente Liang. Ma tu che sei solo una segretaria, che capacità hai per entrare alla Liang? Sorella Shu King, anche tu sei qui. Sei venuta a cercare lavoro? Vuoi che ti aiuti a trovare qualcosa? Dato che anche la Liang l'ha scelta. Non posso stare sulla stessa barca con lei. Aspetta. Shu King. Signorina Xu. La formazione di domani è annullata. Cosa? Presidente Liang, che vuol dire? Non avevamo già concordato tutto? Sorella Shu King, hai forse parlato male di me con il presidente Liang dietro le mie spalle? Signorina Xu. Qualunque cosa faccia Shu King, starò sempre dalla sua parte. Quindi, c'è davvero qualcuno che mi sceglie senza esitazione. Liang Muen. Con che diritto ti fai avanti per lei? Signor Liang, la sua scelta non sarà sbagliata, vero? Non sa che ha scontato una pena in prigione? Cosa? In prigione? Non può essere. Sembra così dignitosa. Non c'è da stupirsi che qualcuno dicesse che si vesta in modo squallido. Quindi ha un precedente penale. Bene, lasciamola assaggiare il gusto di essere smascherata in pubblico. Così saprà quanto sia crudele il mondo esterno senza la mia protezione. La stima così tanto, non si lasci ingannare da lei. Signorina Xu. Riguardo al passato di Shu King, credo che qualsiasi cosa abbia una sua giustificazione, non si dovrebbe giudicare con leggerezza. Parole altisonanti. Quanto la conosce davvero? Signor Liang è davvero magnanimo, non teme che rovinerebbe la reputazione dei Liang? I Liang assumono in base alle capacità e al carattere. Tuttavia, i Liang non assumerebbero mai chi si intromette nel matrimonio altrui e distrugge le famiglie. Tu, HMPF. Fratello Muen, grazie. Non mi biasimi per aver fatto perdere alla tua azienda un genio dell'algoritmo? Xu è davvero un genio, ma non vale neanche un tuo dito. Il progetto che hai sviluppato all'università rimane insuperato. Nell'industria. Shu King. Non dubitare di te stessa, sei sempre stata eccezionale. Quindi, c'è ancora qualcuno che mi sceglie con tanta fermezza. Allora non deluderò le aspettative. Porterò i Yang a un livello superiore. Perché una donna che è stata in prigione riesce a far sì che sia Yalli che il signor Liang la guardino in modo diverso? Non lo accetto.
Che succede? Ho un forte dolore al petto. Xiao, come stai? Stai bene? Forse sono le conseguenze del salvataggio in acqua di prima, che si ripresentano. La sorella Shuking ha istigato il signor Liang a rifiutare la mia assunzione. Mi sono arrabbiato. E Pare che Lin Shuking sia ancora risentita con Xiao per la faccenda di prima. fratello Yanli, non è che non arriverò all'ospedale? Tranquilla, non ti lascerò morire. Spero che stavolta capisca le conseguenze dei suoi capricci. Shu King, stai bene? Sto bene? Non preoccuparti, fratello Muen. Sto per divorziare. Con chi starà? Per me è indifferente. Mamma, Lin Shuking, Yanli è malato. Ha la febbre alta. Come lo curi? Torno subito. fa niente. Non siamo ancora divorziati. Torno a casa per chiarire con lui. Lin Shuking, finalmente sei tornata. Guarda che ora è. Yanli è ancora malato. Non stai a casa ad accudirlo. Dove sei andata a morire? Davvero una portasfortuna. Mamma, avevo delle cose da fare. Cose da fare? Che cose potresti mai avere? Una mantenuta dalla nostra famiglia G. Sei sempre lì a mangiare a sbafo, non sai neanche che tuo marito è malato e non stai a casa ad accudirlo. A che servi? Meglio un cane che almeno fa la guardia. C'è il dottore, se ci sono o no. Non cambia. Che sciocchezze dici? Sbrigati, vai in cucina. Prepara un po' di zuppa leggera e contorni per Yanli. Quando si sveglia deve mangiare. Non ci vado. Zia Jiang, prepari qualcosa da mangiare per il signore. Sì, signora. Lin Shuking, ti ribelli? Fai fare alla domestica? Ti ho detto di andare tu, mi hai sentita? Ho detto che non ci vado. Se la mamma pensa che la domestica non sia brava, può andare lei di persona. Bene, bene Lin Shuking. Hai le ali, eh? Ok. Non vuoi cucinare? Sistema i vestiti che Yanli ha cambiato. Lava quello che va lavato. Questo lo sai fare, no? Non mi dirai che non servi neanche a questo. Sia, il fratello Yanli si è svegliato. Oh, sorella Shuking, finalmente sei tornata. Il fratello Yanli è malato. Non stai neanche con lui ad assisterlo, verso di lui. Sei proprio disinteressata. Anche se non sto molto bene, almeno so che prendersi cura di fratello Yanli è più importante. Quindi, quando non ero qui, questo posto è già diventato la casa di qualcun altro. Che sciocco che sono. Lin Shuking, che atteggiamento è questo? Non vedi che Xiao ti sta parlando? Yanli è ancora malato. Che razza di moglie sei? Tu, una volta che te ne vai, non tornare più. Shuking. Prima, quando mi ammalavo, ti presentavi subito da me. Mi cucinavi e mi aiutavi a prendere le medicine. Fino a quando vuoi continuare a fare il muso lungo? Yanli, ti sei svegliato. Vieni, bevilo. Vieni. Non c'è bisogno, faccio da solo. Yanli, sei ancora molto debole. Non fare il duro.
Ho detto che faccio da solo. Se n'è andata senza dire nemmeno una parola di preoccupazione. Pronto, pronto, fratello Yanli. Indovina dove è andata tua moglie? A quanto pare, Lin Shuking già. È tornata al lavoro, è stata assunta da un'azienda, ma non la G, ma dalla Liang. Cosa dici? Nemmeno io ci credo, ti amava così tanto da non poter vivere senza di te, e invece se n'è andata veramente. Poco fa un mio amico che lavora alla Liang mi ha detto che ha visto la tua ex segretaria alla Liang. Lin Shuking, lei che è stata in prigione, senza nessuna esperienza lavorativa, che cosa può fare alla Liang? Penso che tornerà indietro tra non molto. Perché? Una compagnia tecnologica come la Liang, come può trattare bene? Chi è entrata per raccomandazione? La gente della Liang di certo non la sopporterà, e chissà che tra un paio di giorni non venga rispedita indietro. Lin Shuking, come hai osato andare alla Liang? No, non è possibile. Lei mi ama così tanto, sta solo facendo i capricci. Tornerà quando le passerà la rabbia, vero? Shuking, quel restauro che hai fatto l'altra volta. È stato davvero incredibile. Tutti nel nostro gruppo vogliono invitarti a cena. Siete troppo gentili. Dovremo lavorare insieme in futuro, no? Allora, noi abbiamo altro da fare e ce ne andiamo. Lin Shuking, sono venuto da te solo per darti una via d'uscita. L'altra volta hai trattato così male Xu, e ti sei anche intestardita a rimanere alla Liang per fare dispetto a me. Se non hai talento per gli algoritmi, non devi rimanere alla Liang. Mi hai fatto fare una brutta figura. I tecnici della Liang sono tutti laureati, dottori e maestri in ambito tecnico. Non avrei mai detto che tu riuscissi a parlare così bene con loro. Quando hai imparato tutte queste cose, Shuking, parliamo un po'. Penso che non abbiamo niente di cui parlare. Perché hai fatto dispetti e hai diffuso pettegolezzi davanti a Liang Muen? Lei rubato il posto di lavoro alla Liang, che era di Xu? Quindi il presidente G è venuto per chiedere conto a me? Cosa c'è? Il tuo amore perfetto ti ha già pianto le sue lamentele? Rispondi alla mia domanda. Sei stato tu a dire a Liang Muen di rifiutarla? Il presidente Liang ha le sue valutazioni quando assume. Forse secondo lui. Una persona che ha bisogno di un capro espiatorio per cavarsela. Non rispetta i criteri di assunzione della Liang. Le capacità di Xu sono sotto gli occhi di tutti. Anche se non può entrare alla Liang, la G la accoglierà sempre a braccia aperte. Ci sono tanti posti dove può dimostrare il suo talento. Se è così, presidente G, perché vieni apposta a interrogarmi? Vai a consolare la tua Xu, no? Sembra che non abbia davvero più bisogno di me. Sono venuto solo per avvertirti. Non pensare che avvicinarti a Liang Muen ti dia un appoggio sicuro. Gialli, sei venuta da me. Solo per dirmi queste cose? No, non posso lasciarla andarsene così. Nonna ha sentito alcuni pettegolezzi e ha già iniziato a dubitare. Ho prenotato un ristorante per stasera, anche se è solo una recita. Devi portare avanti questa commedia con me fino alla fine. La nonna sta male di salute. Non dobbiamo farla preoccupare e approfittiamo di questa occasione. È meglio chiarire tutto con lei. Gialli, Finalmente non resisti più e ti vuoi piegare, eh? Che ci vuole a dire? Se hai lasciato la famiglia G, quanto tempo puoi continuare a fare la dura? Poi andremo in un ristorante finanziato dalla famiglia G. Anche se è in periferia, l'ambiente è carino. Basta che i camerieri ci vedano mangiare insieme e lei si tranquillizzerà di sicuro. non è questo che volevo dire. Cosa succede, Xiao? Yanli, puoi venire a prendermi? Ci sono troppe persone qui. All'improvviso mi sento uno stringimento al petto. Sto molto male. Mandami la tua posizione. È proprio davanti alla porta. Intorno ci sono tutti hotel. C'è molta gente che passa. Se sta da sola per un po', non dovrebbe succedere niente. Ma Xiao ha avuto una ricaduta della sua vecchia malattia. Non c'è nessuno vicino a lei.
La sua salute è così cagionevole ed è anche colpa mia. Shuking è così gentile, capirà. Scendi prima dalla macchina, ho ancora delle cose da fare, torno a cercarti tra un po'. Scendi. Ji-Alli, so che non mi hai mai amato. Ma dato che siamo già arrivati al punto del divorzio, perché ancora non vuoi lasciarmi in pace? Non vuoi lasciarmi nemmeno un minimo di dignità finale? La ferita è così profonda, dobbiamo andare subito all'ospedale. Fuori piove così forte, Ji-Alli ha davvero il coraggio di lasciarti qui da sola. Ti porto all'ospedale. Sì. Quindi, che tu mi abbia abbandonata, era per andare a trovare Xu. Il presidente della G Corporation, Ji-Alli, è comparso in pubblico. Ha accompagnato Xu all'ospedale a notte fonda. I due hanno un atteggiamento intimo. Sembra che le nozze siano vicine. Quindi non mi ha abbandonata per caso. Ma aveva fretta di andare da Xu. Ji-Alli, come puoi fare una cosa del genere? Ignorare la mia sicurezza e abbandonarmi sotto la pioggia. Se potessi, preferirei non averti mai conosciuto in vita mia. La ferita non è troppo profonda. Dopo averla pulita basta fascettarla. Non bagnatela nelle prossime settimane. Cambia la medicazione regolarmente per evitare infezioni. Riposa bene. Non sforzare troppo la gamba. Sì, grazie. Prego. Quello di prima è il tuo ragazzo, vero? L'hai visto quanto era nervoso. Vorrebbe quasi essere stato ferito lui al posto tuo. Ti sbagli. Non siamo fidanzati. Siamo migliori amici. Fratello Muen. Grazie, e scusa per il disturbo. Ah, scusa per aver capito male. Amici o no, è così tardi e piove a dirotto. Che sia riuscito a portarti qui in tempo, è un amico davvero in gamba. Fratello Muen, ti ho disturbato anche stanotte. Grazie mille. Fratello Muen. Comunque, come hai fatto a passare proprio di lì per caso? In realtà non è stata una coincidenza. Avevo intenzione di consegnarti questo. Non riuscivo a chiamarti. I colleghi mi hanno detto che sei salita in macchina con Ji-Alli. Così li ho seguiti. Non mi aspettavo. Apri e guarda. Questo è. Un invito al Top International Algorithm and Applications Conference. Vogliono che la Liang invii un rappresentante. Per un keynote. Credo che tu sia la persona più adatta. Io? Rappresentare la Liang? Muen. È troppo importante. Sono appena entrata in azienda. Shuking. Con le tue capacità puoi farcela. Ti ricordi? Il sistema core che hai creato per me all'università? I suoi principi sono ancora all'avanguardia. Questo palcoscenico ti appartiene. 6 anni fa. Per amore ho rinunciato a onori e carriera. Questa volta.
Farò meglio di prima. Al congresso ci sono così tanti big del settore. Non agitarti, Shu King. Anche se per questo progetto hai avuto solo 2 giorni in azienda, ha ricevuto elogi unanimi. Dopo tutti questi anni, le tue competenze sono migliorate ancora. Esatto, Shu King, il tuo approccio è stato brillante e il tuo stile di problem solving assomiglia molto a MMH. Assomiglia molto al grande maestro Q del settore. Direttore Liang, l'architettura core del nostro gruppo non è stata forse costruita proprio da Q? L'hai mai incontrata? Sì, l'ho incontrata. È davvero straordinaria. Fratello Yanni. Guarda, il direttore Liang e Shu King sono molto in confidenza. Quando è diventata così brillante? Forse vicino a me nascondeva sempre il suo splendore. Fratello Yanni, non sarà che è vicina al direttore Liang solo per farti ingelosire? Stai esagerando. Sono solo colleghi. Shu King lavora alla Liang per farmi arrabbiare e costringermi a perdonarla. A parte me, non si interesserebbe a un altro uomo. Ma ho sentito dire che il progetto della sorella di Shu King era sempre Liang che prendeva personalmente la cintura. Liang è sempre stato severo con gli altri, ma si prende cura di lei in modo speciale. Yanni, sorella Shu King, non lo farebbe. Intenzionalmente arrabbiato con te. Dopotutto, ha usato. Xiao. Quando hai iniziato a preoccuparti di questi? Sono preoccupato per te. Di recente a causa della sorella Shu King. Non meno turbato. Molto non facile entrare nella famiglia Liang, ma può anche fare solo una. Potresti anche tornare da G onestamente per lavori occasionali. Quando la mia segretaria... Non devi preoccuparti di dove lavoro. Stai ancora bene. Prenditi cura del tuo Xu. Fratello Muen, la competizione sta per iniziare. Prepariamoci. Il fratello di Yanni. Hai detto Shu King sorella maggiore e Liang Zong. Qual è la relazione? La sorella maggiore di Shu King chiaramente non sa nulla di algoritmi. Liang può sempre lasciarla parlare sul palco. Non ha davvero esitato. Vai con Liang Muen. Non sta davvero tornando da G. No, deve avermi mostrato. Non ha molta abilità. Solo Liang Muen le dà un volto. Basta fare i movimenti. È da molto che non ti vedo. Non mi aspettavo che veneste anche voi. Senior, anche tu sei qui. Sì, la nostra compagnia è stata invitata. A proposito, Senior, ho sentito che ora sei a Liang, affollato dal dipartimento tecnologico principale. Allora sai che il rappresentante di oggi Liang. Chi è l'oratore? Chi è? Successivamente vorrei invitare il rappresentante Liang. La signora Lin Shu King è salita sul palco per tenere un discorso. Scusa, non ti ho visto qui. Questo. Signorina Lin, mi dispiace. Non volevo davvero. Ora la sorella Shu King non può tenere un discorso sul palco, ma in origine non era nemmeno una professionista di Liang. Sprechiamo una quota. Xiao. Ora non è il momento di dire questo. Shu King. Non hai bisogno di farlo per attirare la mira. Attenzione, salire obbligatoriamente sul palco a parlare. Tu. Fratello Yanni, non andarci. Ci sono così tante persone che ci guardano. Se ci vai, sorella Shu King sarà ancora più imbarazzata. MM. Ciao a tutti, sono Lin Shu King. È un onore per me rappresentare la Liang Group e condividere con tutti voi oggi l'ultimo progetto di sistema per il progetto AOE. Guardate qui, per favore. Questa conferenza ha 5 temi principali. Ora, ve li spiegherò uno per uno. Il suo livello di discorso è così buono. Le idee sono chiare, i dati sono precisi. Questo non è assolutamente un livello che si può raggiungere studiando all'ultimo minuto. Quando è diventata così brava? Bene, la condivisione di oggi è finita. Grazie a tutti per l'attenzione.
Davvero buona, è stata eccellente, le idee sono nuove. Molto spettacolare, la Liang Group ha davvero tanti talenti. Grazie alla signora Lin Shuking per la splendida condivisione. Ora passiamo alla sessione di domande. Questa signora, quarta fila a sinistra. Signora Lin, il meccanismo di elaborazione dinamico che ha proposto è molto ingegnoso. Come le è venuta l'idea? Questo meccanismo di cui parla l'ho sviluppato quando ero all'università e in questi anni ho ottimizzato questo meccanismo e l'ho applicato nel lancio del progetto. Signori e signori, il discorso della signorina Lin Shuking è davvero molto fluido, però ho una piccola domanda. Tutti nel settore che la conoscono sanno che prima non era altro che una semplice segretaria, come ha fatto improvvisamente a conoscere così tante conoscenze professionali? Oppure il tuo discorso è stato preparato da qualcun altro per te? Xiao, come mai questa frase sembra un po' intenzionale? Però quello che dice è anche la verità. Come fa Shu King a capire improvvisamente queste cose? Lei fa davvero tutto questo per attirare la mia attenzione. È capace di fare di tutto. Va bene, va bene. Alla conferenza tecnica concentriamoci più sulla tecnologia stessa. Il discorso della signora Lin oggi è molto splendido, ha punti di innovazione evidenti e ha dimostrato un altissimo livello professionale. Voglio comunque approfondire con te il progetto di pianificazione. Presidente Wang, parliamone più tardi. Lin Shuking, ti stai obbligando a farmi fare. Non incolparmi se non sarò gentile. Umph. Aspettami qui, vado a prendere la macchina. Dato che mi blocchi la strada, non ho altra scelta che mandarti all'altro mondo. Shu King, fermati. Fratello Yanli, attento. Chi sei? Xiao, come stai? Sto bene, l'importante è che tu stia bene. Shu King. Ti porto in ospedale. Dannazione, per poco non facevo un disastro. Lin Shuking, questa volta sei stata fortunata. Ora ti porto in ospedale. Dottore, come sta? La paziente ha perso molto sangue, la ferita è profonda e molto vicina a un'arteria. La situazione è critica, serve un intervento immediato. Inoltre, la nostra scorta di sangue è limitata, dobbiamo farlo arrivare da un altro ospedale. Ma ci vorrà del tempo. È arrivato qualche familiare della paziente? O forse qualche amico con lo stesso gruppo sanguigno? Io sì. Prendete il mio. Bene, allora venga con me. Dottore, L'intervento è andato bene, per ora è fuori pericolo di vita. Ma dopo l'operazione, il corpo della paziente è molto debole. Deve rimanere in terapia intensiva per un monitoraggio stretto. Inoltre, potrebbe aver bisogno di ulteriori trasfusioni. se serve. Prendete ancora il mio. Sto bene. Bene, riposi un po'. Intanto portiamo la paziente in terapia intensiva. Signor Liang ha vegliato tutto il giorno. Vada a riposare un po'. La signorina Lin ora è stabile. La teniamo d'occhio noi. No, va bene. Voglio essere qui quando si sveglierà e aprirà gli occhi. Che ci sia qualcuno accanto a lei. MMH.
Fratello Muen. Shu King, finalmente ti sei svegliata. Come ti senti? Ti fa ancora male la ferita? Aspetta, chiamo subito il dottore. Fratello Muen, non ti agitare. Sto bene. Fratello Muen, perché hai un colorito così pallido? Oh, sono stato un po' occupato ultimamente. Non ho avuto tempo di sistemarmi. Ji Yanli. È già passato. Ma sembra che l'azienda sia un po' impegnata. Visto che non ti eri svegliata. È rimasto un po' ed è andato via. Fratello Muen, non prendermi in giro. Una persona come lui, come potrebbe davvero venire a trovarmi? In quel momento, nei suoi occhi c'era solo la sua Xu, dove c'era spazio per me. Probabilmente solo quando sarò morta sentirà finalmente un po' di pace. Nessuno gli darà più fastidio agli occhi. Fratello Muen, penso che ti chiederò un altro favore. Dimmi, farò di tutto per aiutarti. Trovami il miglior avvocato possibile. Voglio separarmi da Gialli, divorziare e chiudere definitivamente questa storia. Dato che lui si rifiuta sempre di divorziare, allora non ho altra scelta che andare a trovarlo io. Bene, contatterò subito un avvocato e organizzerò un incontro. Shu King. Qualunque cosa ti riguardi, qualunque cosa tu abbia bisogno che faccia, ti sosterrò in tutto e per tutto. Ma per ora non pensare a niente. Prima di tutto, riprenditi tranquillamente dalle ferite. Xiao, le tue ferite sono appena guarite. Ricordati di non fare sforzi quando arriveremo alla sala del banchetto. Lo so, fratello Yanli, non preoccuparti troppo. Signora, è tornata a casa. Lin Shu King, finalmente non resisti più e vieni a cercarmi, ma ora è troppo tardi. Sorella Shu King, come mai sei tornata all'improvviso? Non ci hai nemmeno avvisato in anticipo. Questa non è forse casa mia? Non posso venire? Non è questo che intendevo. A proposito, anche tu ti sei ferita l'altra volta. Come stai ora? Mi sembra che non stia ancora molto bene. Gialli, devo parlarti di qualcosa. Di cosa si tratta? Non ho tempo. Fratello Yanli, dopo un po'. Dobbiamo andare al banchetto di celebrazione dei Golden Feather Awards. L'orario è quasi arrivato. Dovremmo prepararci a partire. Sorella Shu King, temo che il fratello Yanli non possa tenerti compagnia. Ma, a giudicare dal tuo abbigliamento, immagino che anche tu stia andando al banchetto di celebrazione, vero? Liang Muen è davvero gentile con te. Le tue ferite non sono nemmeno completamente guarite, e lui permette che tu compaia in un'occasione del genere. Vado alla festa per i premi Jin Ling. Ma prima, sono qui per Gialli. Puoi andartene. Tu, fratello Yanli, Xiao, vai ad aspettarmi in macchina. Anche io ho qualcosa da dirle. Questo è l'accordo di divorzio. Dagli un'occhiata. Se non hai obiezioni, firma. Il nostro matrimonio era solo per una promessa, lo so. Non vuoi divorziare. Quindi, come compensazione, ti darò un terzo delle azioni delle sussidiarie del gruppo G e alcuni immobili. Inoltre, spero che non lo dica alla nonna per ora. Non sta bene, non sopporterebbe lo shock. E poi, questa casa, se la vuoi, posso anche. Va bene. Non ho obiezioni. Non ha nemmeno esitato, così veloce. Vuole solo divorziare. Alla fine, l'ho sopravvalutata. Come potrebbe davvero andarsene? Avvocato Liu, mi controlli questo accordo. Vedi se ci sono clausole irragionevoli. Le clausole sono chiare, la divisione dei beni è ben definita. Signora Lin, l'accordo ti è molto favorevole. Bene.
Ho firmato l'accordo. Me lo porto via. Arrivederci. Jia Lee. Non solo ha firmato senza esitazione, ha persino portato un avvocato per controllare le falle del contratto. Forse aspettava questo giorno da tempo. Voleva lasciarmi da tempo. Avvocato Liu, il divorzio è a te. Va bene. Signora Lin, allora vado. Mac. Fratello Muen. Ho firmato. Davvero. È finita. D'ora in poi non dovrai più piangere per lui. Ora voglio concentrarmi sulla carriera che ho trascurato per anni. Voglio portare la Liang a un livello superiore. Andiamo. Ora che abbiamo risolto queste faccende, possiamo passare a cose più importanti. Xiao King. Lo so. È ancora presto per parlare di questo. Ma ho aspettato davvero tanto. Tanti anni. Mi daresti una possibilità di accompagnarti per il resto della tua vita? Come ha potuto accettare così facilmente? Vabbè. Mi ama così tanto. Ora sta solo facendo l'indurita. Quando tornerò dalla festa di celebrazione, basterà che faccia un cenno con la mano, e lei tornerà da me come prima, implorandomi di tornare insieme. Pronto? Sei uscito? La festa sta per iniziare. Esco subito. Signore, sistemo questi documenti nello studio. Questo è l'anello nuziale di Lin Shuking. Come fa a essere qui? Cosa sono questi documenti? Sono quelli che aveva prima nello studio. Documenti già letti e alcuni della signora. Non ho ancora avuto tempo di sistemarli. Fammi vedere. Questi sono della signorina Xu, la sera dopo la festa per il campionato. La signora se n'è andata il giorno dopo, lasciando questo documento, con l'ordine di consegnarglielo. Forse è questo il documento che Shuking voleva darmi prima. Signore, questo è il documento che la signora ha lasciato prima. Non l'ha ancora letto? Quindi, già da allora voleva divorziare da me. Non era una strategia, né un atteggiamento di forza. Davvero non mi voleva più. Allora, in tutti questi giorni, non ero io a concederle la libertà, ma lei, che già mi aveva lasciato. Ho già dato le dimissioni. La mia presenza non è fondamentale. Dove lavoro non è affar tuo. Ecco perché da quel giorno è diventata così strana. Allora, aveva davvero deciso di lasciarmi. Ogni volta che ci siamo visti dopo, è stato solo per via della nonna. E io ingenuamente pensavo ancora che lei non vuole rinunciare al ruolo di signora G, non vuole rinunciare alla famiglia G, alla vita agiata che questa le ha regalato. Sono stato io. Ho sempre ignorato i suoi cambiamenti, immerso nelle mie fantasie autocompiaciute. Non c'è da stupirsi che quando ho visto l'accordo di divorzio poco fa, l'ha firmato senza obiezioni, con tutta questa decisione. Quindi, non è che lei ha aspettato la libertà che le ho dato io, ma io, finalmente in modo ridicolo e presuntuoso, ho firmato la sua sentenza. Non credo che voglia davvero divorziare da me. Non credo che sia disposta a lasciarmi. Signore, sta bene? Signore, se in fondo al cuore non vuole davvero divorziare dalla signora, perché avete avuto un rapporto così stretto con la signorina Xu all'inizio? Non state spingendo la signora via da voi con le vostre stesse mani, raffreddando il suo cuore più e più volte? Vuoi darmi un'altra occasione per permettermi di passare il resto della mia vita con te? Che cosa vuoi dire esattamente? Quell'accordo di divorzio non l'hai nemmeno guardato. E l'hai firmato così in fretta? Non hai un cuore? Gialli. È scritto nero su bianco. Abbiamo firmato entrambi con le nostre mani. La legge entrerà presto in vigore, d'ora in poi. Ognuno per la sua strada. Penso che tra di noi non ci sia niente che io debba spiegarti. Ognuno a casa sua. Ognuno per la sua strada. Quello è stato 6 anni interi di relazione tra noi. Tutto quello che tu hai fatto per me. E tu vuoi interrompere tutto così senza problemi? Non lo permetto. Non accetto.
Non lo permetto. Gialli, con quale titolo puoi negarlo? Come ex marito, non dimenticare, sei stato tu a porgere tu stesso l'accordo di divorzio. Shuking, ero solo arrabbiato in quel momento. Non te la prendere. So di aver sbagliato. Dammi un'altra occasione, va bene? Ricominciamo da capo. Ci risposiamo. Occasioni? Gialli, ti ho dato innumerevoli occasioni, fin da quando sei uscito di prigione fino al nostro matrimonio, fino ai ripetuti atteggiamenti freddi e al parzialismo di Xu. Il mio cuore non è di pietra, si raffredda anche lui. E può anche morire. Non voglio più sentire parlare di riconciliazione, non disgustarmi ancora. Shuking, lo so, ho esagerato. Non ti piace l'algoritmo? Le porte della tecnologia G sono sempre aperte per te. Ti tengo il posto di Chief Technology Officer. Se vuoi, qualsiasi progetto, posso. Gialli, ritira quella tua elemosina tardiva. Vedi solo che alla Liang ho un lavoro che amo. E compagni di squadra al mio fianco. Con che diritto pensi? Che lascerei tutto questo per vivere con chi mi fa solo del male? E mi disgusta. Xiao Shu, Shuking, non andartene. Presidente G, ti prego, lascia. Shuking, non andartene, per favore. Sei mia. Gialli, è finita tra noi. Non capisci? Presidente G, abbia un po' di decoro. Questa è una questione tra noi due coniugi. Non spetta a un estraneo come te intromettersi. Ora non siete più coniugi. Nero su bianco. È appena diventato effettivo. Presidente G, faccia attenzione alla sua posizione e al contesto. Non si comporti in modo sconveniente. Andiamo. Shuking, Fratello Yanli, sei ancora qui? Il banchetto sta per iniziare, dobbiamo prepararci. Ah, sorella Shuking, hai appena firmato l'accordo. E già ti aggrappi. Alle gambe di Yang Wen, che velocità. Sembra che per te non provi nemmeno. Un po' di affetto, nessun rimpianto, davvero. Perché non ci sposiamo anche noi? Xu. Se non fosse che mi hai salvato, non ti avrei tollerato e concesso così tante volte. Ti dico, non mi piacevi prima, non mi piaci ora e non mi piacerai mai. Yanli, come puoi parlarmi così? Ti amo così tanto, ho dato così tanto per te. Vi siete già divorziati, lei non ti vuole più, non lo capisci ancora? In questo momento sono più lucido che mai. Amo solo Shuking, solo lei dall'inizio alla fine. È sempre stata solo lei, è solo un divorzio, che importa? Posso andare a riprendermela. Anche se dovessi passare tutta la vita a rimediare. Non posso lasciarla andar via così. Yanli, calmati un po'. Guarda in che situazione sei adesso. Che senso ha andarle dietro? Anche se la raggiungi, oltre a umiliarti da solo, non otterrai niente di niente. Lei ha frainteso la relazione tra me e te. Devo assolutamente spiegarglielo chiaramente. Spiegare? Spiegare cosa? Non ti ascolterà. Lei crede che adesso, appoggiandosi a Yang Wen, sia riuscita a prendere una buona posizione e fare carriera. Non è più quella Lin Shuking di una volta che aveva. Solo te nel cuore. Non hai mai avuto il minimo dubbio? Tutto quello che ha fatto alla Yang, i progetti di grande successo, le sue apparizioni incredibili, non sono per niente merito delle sue capacità. È tutto Yang Wen che dietro le quinte. Le ha aperto la strada con soldi e risorse, l'ha fatta salire così con i soldi e le false apparenze. Pensaci. Una persona che ha passato 3 anni in prigione e sapeva fare solo la segretaria. Come può cambiare completamente pelle all'improvviso e diventare un cosiddetto genio dell'algoritmia? È solo una pedina che Yang Wen usa contro di te. Nient'altro che una pedina. Il suo livello nel fare discorsi non è assolutamente quello di una principiante. Questo anche. È Yang Wen che le ha aperto la strada. Certo. Ma una truffa è sempre una truffa. Prima o poi verrà smascherata. Stasera, al banchetto di premiazione dei Jin World, ci sono tanti grandi esperti del settore e grandi professionisti del campo. Sotto gli occhi di tutti. Come può Yang Wen continuare a falsificare tutto per lei? A quel punto verrà fuori la sua vera faccia e si umilierà pubblicamente. Yanli, questa è proprio la tua occasione. Quando sarà nel momento più disperato e più imbarazzante, tu apparisci come una volta. La perdoni, la capisci, le dici che la G ha sempre un posto per lei, che sei disposto ad accoglierla a casa. Dopo un colpo del genere, capirà finalmente la realtà. Torna dolcemente al tuo fianco. Yanli, lascia che ti accompagni. Con me al tuo fianco, la sua miseria e vergogna risalteranno ancora di più. A quel punto,
Le sarà chiaro come il sole che solo tu. Sei l'unico rifugio sicuro in questo mondo. Lin Shuking, il tuo spettacolo migliore deve ancora venire. Stasera ti farò sprofondare nel fango per non rialzarti mai più. Fratello Yanni, basta che tu sia un po' più affettuoso. E fingi per la sorella Shuking. Vedendoci così, sicuramente si ingelosisce. Non resisterà, verrà da te per attirare la tua attenzione. Così potrai spiegarle tutto bene e poi vi riconcilierete. Sembra più rilassata e radiosa che mai. Lasciandomi. Può davvero essere così felice? Al banchetto di stasera ci saranno i professori delle maggiori università, gli accademici dell'istituto di ricerca, tutti i migliori esperti del settore. È l'opportunità che aspetto da troppo tempo. Oggi calpesterò Lin Shuking e la farò cadere in disgrazia, mentre io avrò sicuramente un successo strepitoso. Fratello Yanni, il banchetto sta per iniziare. Non dimenticare, stasera sei tu il protagonista. Andiamo. Il suo anello è da me. Perché ne ha un altro al dito? Chi gliel'ha dato? Lin Shuking, perché meriti di ottenere tutto il meglio con tanta facilità? Non lo permetterò. Non ti permetterò più di rubare ciò che è mio. A dire il vero, la sorella Shuking è stata proprio fortunata. In un'occasione così importante, se non fosse per il signor Liang che a tutti i costi ti ha raccomandato con tutte le sue forze. Con la tua esperienza e capacità, come potresti mai essere qui? Il signor Liang è davvero un uomo di parola. Non darle retta. Grazie, fratello Muen. A proposito di fortuna e capacità, sicuramente rispetto alla sorella Shuking tu ti sei impegnato solo un pochino. Di recente ho proprio ottimizzato l'algoritmo principale della mia tesi per la competizione. Questa volta ho ottimizzato appositamente i dati per questa cena di celebrazione. L'efficienza è aumentata nettamente rispetto a quando ho partecipato alla competizione. Del 30%. Signorina Xu, sei un genio. In soli pochi giorni hai fatto un'altra svolta. Non c'è da stupirsi che sia la più grande sorpresa della Go Eagle Award di quest'anno. Hai la stoffa da campione. Davvero non tradisci le aspettative. Hai un futuro luminoso davanti a te. Congratulazioni! Tuttavia, il vero valore di un algoritmo non sta in quanta velocità guadagna sui dati su carta, ma sta se riesce veramente a capire e a risolvere i problemi concreti, non trovi? Certo. Hai ragione, sorella Shuking. Comunque, credo che con il mio impegno, nel prossimo futuro, riuscirò a mostrarvi un risultato più solido, ancor più sorprendente, che dia davvero un impulso al progresso del settore. Lei non mi ha guardato nemmeno un'altra volta. Nemmeno con la coda dell'occhio. Shuking, odi me così tanto? Cosa devo fare esattamente per farmi perdonare? Lin Shuking. Aspetta e vedrai. Se tu non mi lasci vivere tranquillo, tutto quello che hai adesso lo distruggerò con le mie stesse mani. Sorellina, ecco la roba che volevi. Perfetto. Questa tesi è stata trovata negli archivi della Liang. Ho controllato, non è mai stata pubblicata a livello internazionale. E cos'altro? Sorellina, quella cosa l'ho recuperata. Sono i dati grezzi del back-end di parte del progetto, ma... Bene, dammelo subito, Liang Muen. Non la considerano un tesoro? Voglio proprio vedere se i dati principali del progetto vengono divulgati in anticipo. Liang Muen continuerà a pensare che quella donna che è stata in prigione abbia valore? Ma sorellina, questi dati sono un po' strani. Ho sempre la sensazione che qualcosa non vada. Strano? Cosa c'è di strano? Non essere così evasivo. Ho fatto come hai detto tu, mi sono infiltrato nel database del progetto e ho trovato quello etichettato come il più profondo, il file del modulo algoritmo più centrale. Ma il creatore di quel file e l'autore dei permessi di modifica più alti, la firma è LSQ. Quando la famiglia Liang ha assunto un esperto del genere, non ne avevo mai sentito parlare. All'inizio non ci ho fatto caso, pensavo fosse un nuovo ingegnere. Dopo aver studiato attentamente l'architettura e la logica del codice sorgente, è identico al genio dell'algoritmo Q.
Linshu King. Bene, proprio Linshu King. Mi chiedevo come una dilettante senza una formazione sistematica in algoritmi usasse parlare con tanta sicurezza a un congresso internazionale, presentando un progetto così solido. Ora capisco tutti i suoi metodi e risultati. Sono copiati dal genio dell'algoritmo Q. Esatto. Liang Muen vuole promuoverla a tutti i costi. Allora la farò salire più in alto, per farla cadere più duramente. Linshu King, vediamo come te la cavi. Alla festa di celebrazione. Hai firmato il divorzio senza esitare. Tutto per lui, Liang Muen. Così bravo, signorina Xu, davvero giovane e di talento. La vincitrice del premio Golden Feather è meritata. Il futuro è promettente. Sì, signorina Xu, riguardo l'applicazione e lo sviluppo dell'algoritmo premiato, ADEI. Piani specifici? Siamo tutti molto curiosi. Grazie per i complimenti. Parlando di piani accademici, credo che il progresso dipenda da trasparenza e apertura. Colgo l'occasione per proporre che tutte le tesi premiate e i relativi dati chiave vengano resi pubblici, per essere consultati e discussi da colleghi, esperti e interessati. Solo così possiamo evitare scorciatoie e preservare l'integrità accademica. Linshu King, i tuoi bei giorni sono finiti. Assurdo. Una tesi plagiata e priva di integrità accademica ha vinto. Il premio Golden Feather. Signore, stia attento alle parole. La mia tesi è stata selezionata come vincitrice dalla giuria dopo rigorose valutazioni. Non diffami a caso, per favore. Oddio, è l'accademico Chen, il più eminente, dell'Accademia delle Scienze cinese. L'accademico Chen è rispettato e non parla a vanvera. Signorina Xu ha davvero plagiato la tesi? Persino l'accademico Chen lo conferma. Con le sue capacità, vincere sarebbe stato facile. Perché avrebbe plagiato? Forse anche tutti i premi e gli elogi che ha ricevuto in passato erano falsi. Questa tesi è identica a quella che Q pubblicò all'università anni fa. Allora non era ancora famosa. Quindi è normale che non l'abbiate vista. Ma questa tesi non mi sfugge. Accademico Chen, credo ci sia un malinteso. Sinceramente. Q è sempre stata la mia musa ispiratrice. L'obiettivo che ho sempre inseguito durante la ricerca. Ho studiato approfonditamente e attinto ad alcuni metodi algoritmici fondamentali di Q. Quindi è normale che ci siano somiglianze. Com'è possibile? Il mio mentore mi aveva detto che nessuno l'avrebbe saputo. Quindi è così. Ispirata dall'idolo, mai distorto i concetti. È comune nell'accademia, ma la tua scusa. È troppo abile nel manipolare le idee. Chiamare ispirazione una coincidenza così evidente. Nelle tecnologie chiave non è forse la scusa più usata. Per la cattiva condotta accademica? Questo non è un omaggio, è plagio. E per giunta, un plagio mediocre. E privo di innovazione. E con questo, osi ancora definirvi un genio? Stare qui a ricevere gli elogi di tutti. La tesi vincitrice del premio Xinjiang è un plagio. È uno scandalo mondiale. Non avrei mai pensato che la signorina Xu fosse così. Prima si vantava di essere un genio. Io non ho plagiato. State mentendo. Zitti tutti. Perché accusate solo me? Se parliamo di imitazione o addirittura di plagio dello stile di Q, probabilmente non sono l'unica. Perché non date un'occhiata più approfondita alla sua tesi? La tesi di Linshu King sull'ottimizzazione profonda della rete AOE, la sua logica centrale, la raffinatezza della struttura algoritmica. Non assomiglia forse di più allo stile di Q della mia? Forse anche di più. Pensate, come può una persona che fino a pochi mesi fa non capiva nulla di matematica avanzata, che faceva solo il segretario, improvvisamente scrivere una tesi del genere? Tesi di livello magistrale. Xu, di cosa stai parlando? Fidati di me. Solo così capirà di non essere niente. Ricorderà quanto sei buono e tornerà docile. Da te.
Quello che dici è vero. Certo, non vedi che l'attenzione di tutti si è già spostata? Tutti stanno già mettendo in dubbio la sua tesi. Presto, avrà bisogno della tua protezione e tornerà docile da te. Signorina Xu, prima di gettare fango sugli altri, pulisciti tu stessa, poi preoccupati degli altri. Se dici di essere innocente, oseresti far esaminare la tua tesi? Sul posto dagli esperti qui presenti? Fantastico, la logica risolutiva di questa tesi. Qui, la struttura algoritmica di base è proprio come quella di Q. Identica. Avete sentito tutti? L'esperto dice che la sua tesi è uguale a quella di Q. Identica. Ma la firma? Come mai è Lin Shuking? Non è forse il plagio più sfacciato? Addirittura potrebbe aver rubato la ricerca inedita di Q e appropriarsene. Lin Shuking. So che vuoi dimostrare il tuo valore, lasciarti il passato alle spalle e quella versione indegna di te, ma non puoi commettere un furto accademico. Questo è molto più grave del mio problema. È un insulto a tutto il mondo accademico. Avete sentito tutti? Gli esperti l'hanno confermato con le loro stesse parole. La sua tesi, dallo stile al nucleo, è identica a quello del genio dei calcoli Q. Identica. Può essere una coincidenza? Signorina Xu, la prego di fare attenzione. Accusare pubblicamente qualcuno di plagio senza prove. E per di più accusare un vero genio. È una profanazione dello spirito accademico. Direttore Liang, so che lei la apprezza molto, ma ora i fatti sono chiari. Le parole degli esperti possono essere false? Durante l'università, Shuking era riconosciuta come un genio dell'algoritmo. Il gruppo Liang funziona ancora in modo efficiente grazie al suo sistema di algoritmi Core. La direzione iniziale era proprio il suo progetto di corso universitario. Inoltre, questa tesi, in realtà, doveva essere sua. Direttore Liang, non può proteggerla così, vero? Le parole di Xu sono dure, ma non sono prive di ragione. Il risultato della perizia dell'esperto è qui. Lin Shuking, sei davvero sbagliato. Plagio. Allora ammetti subito l'errore. Non ho plagiato. E comunque, anche se dovessi essere giudicata, non spetta a te. Dire la tua. Il risultato della perizia dell'esperto è qui. Le prove sono schiaccianti. Torna con me al gruppo G e fai la mia segretaria con tranquillità. Liang Muen, in fin dei conti, è un estraneo. Non può aiutarti per sempre. Il fratello Yan gli ha ragione. Basta. Le vostre supposizioni e calunnie finiscono qui. Dato che insistete tanto nel chiedere perché la tesi di Lin Shuking sia identica a quella di Q, la risposta è una sola, lei. Lin Shuking è qui in persona. Cosa? Tu sei Q. Oddio, Lin Shuking è quella misteriosa genio degli algoritmi. Q. Il direttore Yang non ha alcun motivo, in un'occasione così importante, di fronte a tante persone, di raccontare una bugia che può essere facilmente smascherata, vero? Impossibile. Come può essere Q? Lin Shuking, una donna che per te ha rinunciato a tutto, come può essere quella? Genio degli algoritmi Q, così in alto e ammirata da tutti. È assolutamente impossibile. Sei tu, devi essere tu, per aiutarla a uscirne, per coprire lo scandalo del suo plagio. Hai inventato questa assurda bugia, non è vero? Signorina Xu, fino a questo punto, vuoi ancora immergerti nella triste fantasia che hai tessuto? Quei tuoi rivoluzionari concetti algoritmici di cui vai fiera non sono altro che scati che Shuking scrivacchiava all'università, mai pubblicati. Ora, parlare di questo non ha senso. All'epoca, io legai il mio futuro a un estraneo, abbandonando me stessa, concentrandomi solo sul gruppo G. Se mi fossi svegliata prima, concentrati sullo studio degli algoritmi, non saresti arrivato a questo punto, per farti conoscere in questo modo. Impossibile. Se fossi Q, come faresti a passare inosservato? Come potresti accontentarti di stare accanto a Jianli, facendo la segretaria che serve il tè e gestisce i documenti? Lin Shuking, dimmi, con quali mezzi meschini hai ingannato? Prima Yanli, e ora Liang Muen? Basta. Posso dimostrarlo a tutti. Lin Shuking è Q. Lei è la mia studentessa più brillante, e in decenni. Di ricerca scientifica, l'unica che posso definire. Un genio. Il suo talento e i suoi successi. Non hanno bisogno di dimostrazioni, né di essere macchiati. Oddio, Lin Shuking è la studentessa. Dell'accademico Chen? È Q, il genio degli algoritmi Q. È stata sempre tra noi.
Impossibile. Mi state ingannando tutti. Accademico Chen. Si è rimbambito? Si è fatto accecare da lei? Come può essere Signorina Xu, inganni solo te stessa. Shuking è sempre stata, nella mia carriera di insegnante, lo studente di cui vado più fiero, senza eccezioni. Il suo talento, la sua perspicacia, i suoi traguardi. Anche oggi. Nessuno li ha veramente superati. Ma poi, dopo la laurea, ha lasciato l'università. Ha abbandonato del tutto la ricerca, persino. Ha interrotto ogni contatto, scomparendo. Sono davvero deluso. E addolorato. Pensavo che una stella, destinata a illuminare il futuro, fosse caduta. Professoressa Chen, mi dispiace. Allora sono stata troppo testarda. Ho fatto scelte sbagliate, deludendo le sue aspettative e la sua guida. È così incredibile, è quel genio, che ha fatto impazzire l'intero settore. Non sapevo nulla, pensavo fosse solo una donna comune che dipende dalla famiglia G. Signorina Xu, a causa delle irregolarità accademiche confermate, la sua vittoria al premio Piuma d'Oro è stata revocata. Inoltre, il comitato ha deciso di escluderla permanentemente dal premio Piuma d'Oro ed ha titoli accademici e qualifiche per attività correlate. Non potrà più lavorare in questo settore, nel mondo accademico, d'ora in poi. La cosa più inaccettabile nel mondo accademico è il plagio e la frode. Quale azienda seria o istituto di ricerca assumerebbe mai una persona con grave caso di cattiva condotta accademica sulla sua fedina? Questo si chiama: se la posizione non corrisponde alla virtù, prima o poi arriveranno i guai. Prima d'ora. Più in alto l'hanno portata i media, adesso più duramente cadrà. Shuking. Jianli, tra di noi, c'è ancora qualcosa da dire? Ho trovato il tuo anello, prima tu. Non lo tenevi così caro. Lo portavi sempre addosso ovunque andassi. Guarda, è ancora qui, l'ho trovato. Il nostro matrimonio. Jianli, ti sbagli. Questo non è più il mio anello. Ormai. Non ti piace più questo modello, vero? Non importa. Possiamo andare a comprarne uno nuovo, scambiarlo con uno con un diamante più grande. Va bene, noi. Jianli, ti sei dimenticato. Sull'accordo di divorzio che hai firmato tu stesso, è scritto chiaramente che tra di noi non c'è più nessun legame. Quindi, per favore lasciami la mano e va dalla tua donna ideale. Signorina Xu, no? Presidente G, per favore lasciami andare. Shuking. Prima ho sbagliato, è stata colpa mia. Sono solo stato accecato da Xu. Dammi un'altra possibilità, ricominciamo da capo, va bene? No. Perché devi essere così spietato con me? Perché devi per forza divorziare da me? È per lui, vero? Voi due già, stavate insieme da tempo. Jianli, che sciocchezze stai dicendo? Per favore controlla quello che dici. Fratello Yanni. Guarda. Jianli, tu e Xu siete davvero fatti l'uno per l'altra. Sapete solo giudicare gli altri con la vostra mentalità più meschina. Se vuoi pensarla in questo modo, va bene anche così. Pensala come vuoi. In fondo, tu e Xu non avete sempre fatto così con me? Sono passati 3 anni interi. In ogni condizione. È sempre stata lei ad essermi accanto. Questa è la prima volta che la vedo così risoluta, con tale chiarezza. Alla fine, il modo in cui ha deciso di lasciarmi è così fermo, irraggiungibile. Impossibile, non ci credo. 3 anni di sentimenti, così tanti giorni e notti. Non credo che tu li abbia dimenticati così. Stai solo facendo il broncio, quando ti sarai calmata. Tornerai sicuramente, vero? Signorina Xu, per favore spieghi chiaramente la sua tesi vincitrice. Sospettata di frode accademica. Ha ingannato innumerevoli fan e colleghi. Non dovrebbe dare loro una spiegazione e delle scuse ragionevoli. Anche se ciò che ha fatto oggi è spregevole. Plagio e frode. E ha anche tentato di incastrare Shuking. Ma dopo tutto, all'epoca mi ha salvato. E si è procurata quel problema cardiaco. Non posso stare a guardarla svenire qui, senza che nessuno se ne occupi. Direttore G, un momento. Sono il primario dell'ospedale cittadino e il medico incaricato dell'assistenza sanitaria per questo evento. Se non le dispiace, posso visitare la signorina Xu per una diagnosi preliminare. Grazie, dottor Liu. Ha un problema cardiaco. Poco fa, per l'eccessiva agitazione, è svenuta all'improvviso. Il polso è stabile, forte, ritmo regolare. Strano, direttore G. Dal polso, il cuore della signorina Xu è perfettamente sano. Non presenta alcun problema cronico di cui parla. Me l'ha detto lei stessa.
che per salvarmi dall'annegamento si è danneggiata cuore e polmoni. In questi anni si è sempre ricusata. La mia competenza e il mio giudizio non possono sbagliare. Lo garantisco sulla mia reputazione ventennale di medico. La funzione cardiaca della signorina Xu è del tutto normale. Fratello Yanli, forse sono solo troppo debole. Il tuo problema cronico non era dovuto al salvataggio. Ricordo chiaramente, prima di svenire, ho visto qualcuno tuffarsi per salvarmi. Quando mi sono risvegliato, mi dissero in ospedale che la ragazza che mi salvò era nella stanza accanto in convalescenza. Da questa parte, prego. La ragazza che l'ha salvata riposa in questa stanza. È stata forte, ha resistito fino all'ambulanza prima di svenire. Bene, grazie. Salve, vorrei congedarla. Anche tu sei appena caduto in acqua. I polmoni sono ancora pieni d'acqua. Non ti sei ancora ripreso bene. Sei sicuro di volerlo fare ora? Forzare la dimissione dall'ospedale? Sì. Se non fossi stato tu a salvarmi, allora chi è stato? Dimmi, chi è la persona che mi ha salvato allora? Certo che sono stato io. Perché non mi credi? Chi altri se non io? È Shuking, vero? È lei che si è tuffata per salvarmi? È Lin Shuking, vero? Quando mi sono svegliato, mentre spiegavo le pratiche in ospedale. L'ho vista uscire. Ti sbagli, fratello Yanli. Eri troppo debole allora. Hai avuto allucinazioni. Non puoi incolparmi per quello che è successo oggi. Mi stai accusando ingiustamente. Quel posto era così isolato, a parte lei che mi seguiva costantemente. Chi altro avrebbe potuto accorgersene subito? Come ho fatto a dimenticare questa cosa per così tanto tempo? Sono davvero un idiota. Shuking, al liceo sono caduto in acqua. Quello che si è tuffato senza esitazione per salvarmi, eri tu? Signorina, il ragazzo che hai appena salvato si è svegliato. La sua condizione è stabile. L'hai trascinato a riva rischiando la vita. Quasi rimettendoci anche la tua. Vai a vederlo. Non serve. Basta sapere che sta bene. Sono sollevata. Lui non ama che gli altri lo inseguano o lo assillino. Non voglio disturbarlo. Sei. È stata tu. Sei davvero tu? Perché? Perché non me l'hai mai detto? Fammi sapere, solo perché pensavo che fosse. Su a salvarmi. In tutti questi anni ho continuato a tollerarla, continuando a sentirmi in debito con lei. Se l'avessi saputo prima, non saremmo arrivati a questo punto. Ascoltami, ti stai ingannando. Così è. Quindi è per questo che hai trattato Xu in modo speciale, proteggendola in ogni modo. Jianli, hai persino sbagliato la persona che ti ha salvato la vita. È davvero ridicolo. Lin Shuking, che stai dicendo? Sono stata io a salvare Yanli, non dimenticarlo. Allora, il fratello Yanli per me ti ha mandato personalmente in prigione. Nel suo cuore sarai sempre un criminale. Cosa? Il grande Q è finito in prigione? Tutti voi presenti qui probabilmente avete sentito parlare del gruppo G di allora. Quel clamoroso scandalo che ha sconvolto il settore. Un dipendente del gruppo G ha commesso operazioni irregolari, causando gravi perdite a diversi clienti importanti. Ha quasi creato un rischio sistemico per quel progetto. E lei è stata identificata dal tribunale come la responsabile diretta. Proprio lei. La geniale ragazza che poco fa tutti osannavate. Lin Shuking è stata in prigione per 3 anni, appena rilasciata. Una persona con una macchia storica del genere. Il gruppo Liang osa affidarle un ruolo così importante? Mi ricordo. Quel caso fece un gran rumore all'epoca. Non avrei mai pensato fosse lei. Signorina Lin, è vero quanto dice la signorina Xu? Ha davvero un passato da detenuta? Ma se è Q, un genio del genere, come ha potuto commettere un errore così banale, anzi, così stupido? Lin Shuking, dillo tu stesso. Sei stata in prigione o no? Hai il coraggio di negarlo ad alta voce, davanti a tutti i veterani del settore. E ai media? Signorina Lin, risponda chiaramente. È vero che è stata in carcere per 3 anni, a causa di un reato economico? Il suo ritorno in pompa magna, presentandosi come Q, era forse per nascondere il suo vergognoso passato criminale, per ripulire la sua immagine. Presidente Liang, il gruppo Liang sapeva già, ha intenzionalmente nascosto e protetto una persona con precedenti penali, assegnandole un ruolo tecnico chiave? In realtà, Non è stata lei. All'epoca, la persona che avrebbe dovuto assumersi la responsabilità per quell'incidente, che avrebbe dovuto andare in prigione, non era Lin Shuking, era Xu Wu. Yanli, che sciocchezze dici?
Non puoi parlare. 3 anni fa. La falla nel sistema centrale del gruppo G non è stata causata da un errore operativo di Lin Shuking. È stata causata da Xu Wu, che, ansiosa di farsi notare, ha manipolato il sistema illegalmente, aggirando i protocolli di sicurezza. Questo ha portato alla perdita di dati di molti clienti, causando enormi perdite finanziarie. Dopo l'accaduto, disse che non voleva rovinarsi la vita. Ho avuto un momento di debolezza. Mi sono intenerito. L'ho aiutata a fabbricare false prove, addossando tutta la colpa a Lin Shuking, che all'epoca era completamente ignara. L'ho fatta soffrire per 3 anni per colpe non sue. No, Yanli, avevi promesso. Mi proteggerai per tutta la vita. Non puoi parlare. Ti ho protetto per 3 anni. E così ho tradito e ferito Shuking per 3 anni. Non voglio più. E non posso continuare su questa strada sbagliata. Andrò alla polizia e renderò pubblica ogni prova. E sono disposto ad affrontare tutte le conseguenze legali. Per la falsa testimonianza di allora. Cielo, era un capro espiatorio. No, Yanli, hai detto che mi avresti protetto per sempre. Non puoi farlo. Come puoi tradirmi? La persona per cui ho dato tutto per proteggere. Mi ha mentito spudoratamente per tutto questo tempo, facendomi ferire proprio quella che avrei dovuto proteggere e amare di più. Xu, questa farsa che abbiamo recitato insieme deve finire qui. Ji Yanli, Xu, abbiamo ricevuto una denuncia. Siete entrambi sospettati di coinvolgimento nel caso economico del gruppo G di 3 anni fa, riguardante falsa testimonianza, calunnia, incriminazione ingiusta e favoreggiamento. Gravi reati. Vi preghiamo di collaborare immediatamente e di seguirci in centrale per l'indagine. No, non arrestatemi. Yanli, salvami. Salvami, per favore. Inoltre, Xu, lei è sospettata per un recente caso di tentato omicidio. L'attacco con coltello subito dalla signorina Lin Shuking. Di recente. È stato da lei ordinato dietro le quinte, assumendo un sicario. Quell'attentato era stato organizzato da te. Come hai potuto essere così folle? No, è impossibile. Non ho lasciato alcuna prova. Come hanno fatto a scoprirlo? Su, la rete della giustizia è larga. Il male che hai commesso, prima o poi ti si ritorcerà contro. No. Lin Shuking, te la sei cercata. Se non ci fossi stata tu, il fratello Yanli sarebbe già sposato con me. Se non ci fossi stata tu, come sarebbe potuto andare così? Se quella volta fossi morta, tutto sarebbe tornato normale. Il fratello Yanli mi avrebbe amata per sempre. Basta. Xu, te l'ho detto, non ho mai provato amore per te. Sei sempre stata tu a usare il fatto di avermi salvato per ingannarmi. I nostri sentimenti, dall'inizio alla fine, sono stati una barzelletta. Stai mentendo. Mi stai ingannando. E la cosa più ridicola è che Shuking, che avrei dovuto io, ben protetto con cura, ma per colpa mia ha sofferto così a lungo. Collaborerò pienamente con la polizia. Tutte le prove relative saranno consegnate successivamente dal mio avvocato. Lin Shuking, sei tu che mi hai ridotto così. Non ti lascerò andare. Shuking, mi dispiace, lo so. Queste scuse arrivano troppo tardi, sono troppo deboli. Non possono assolutamente compensare le sofferenze che hai patito in questi 3 anni. Nemmeno per un decimillesimo. Ji Yanli, d'ora in poi, ognuno per la sua strada. Fai una pausa. Appena preparato. Il tuo mocca preferito. Progetto AOE. 2 mesi interi in anticipo rispetto alle previsioni. Il consiglio di amministrazione, dopo aver visto il rapporto intermedio, è entusiasta. Shuking. Tu riesci sempre a sorprendere. Una volta dopo l'altra. Sei tu che mi hai dato piena fiducia e un sostegno incondizionato. E questo palcoscenico dove posso esprimermi liberamente. È qui che mi sento veramente vivo. Ogni respiro che faccio, ogni cosa che compio. È piena di significato e valore. L'opportunità te l'ho data, ma coglierla meglio di quanto chiunque immaginasse. È merito tuo. Shuking. Ho sempre creduto che ce l'avresti fatta. Sei sempre più forte di quanto immagini. Fratello Muen, ti ricordi quella sera? L'anello che mi hai dato? Shuking. In questi giorni ho riflettuto molto. Dimenticherò il passato. E ho visto chiaro il futuro. Finalmente ho capito davvero cosa voglio realmente. Sei tu che mi hai dato la forza e il coraggio per ricominciare. E mi hai fatto capire che l'amore non dovrebbe essere. E non sarà più il significato totale della mia vita. Fratello Muen.
Ho ricevuto la lettera di ammissione. Dalla Parsons, un'università d'eccellenza. Il mese prossimo. Vado a New York. Devi proprio andare. Non c'è nessuna possibilità per noi. Fratello Muen, sei una delle persone più importanti per me, ma alcuni percorsi devo percorrerli da sola. Non voglio essere l'appendice di nessuno, nemmeno di un'appendice luminosa e bella. Vado verso un mondo più vasto, per diventare veramente indipendente, libero. Lin Shu King. Bene. Vola, io rimarrò qui ad aspettarti per sempre. Non importa quanto tempo passerà. La famiglia Liang terrà sempre un posto per te. Credo che diventerai una persona migliore e più buona. Lin Shu King. Grazie. Fratello Muen. L'amore non è mai l'opera finale. Lo sono i sogni. Adesso ho finalmente capito che devo tenere saldamente il futuro nelle mie mani. Non mi fermerò più per nessuno, non mi perderò più per nessuno. Sono Q, sono Lin Shu King. Il mio mondo è appena iniziato.